Un caloroso benvenuto a tutti ragazzi, in questo video vedremo come elevare al quadrato i numeri che terminano per 5 in maniera semplice ed istantanea. Con questa tecnica potrete fare questi calcoli in pochi secondi e a mente. Vediamo subito il primo esempio per vedere come si fa. Prendiamo il 35 ed eleviamolo al quadrato. Innanzitutto, come ci dobbiamo approcciare? Beh, sappiamo benissimo che 35 al quadrato è come scrivere 35 per 35. Cosa devo fare per risolverlo? Prendiamo la decina del 35, ovvero il 3, e moltiplichiamolo per la decina del 3, però stavolta più 1. Questo ovviamente fa 4, e quindi 3 per 4 fa 12. E dunque cosa succede? Nel risultato scriveremo 12 e poi 25. E questo sarà il risultato. Se non ci credete, provate a farlo con la calcolatrice. Adesso proviamo con un altro esempio, ovvero 55 al quadrato. Allora, per quanto abbiamo detto prima, dovremo prendere la decina, il 5, e moltiplicarlo per la stessa decina più 1, quindi 5 più 1 fa 6. Questo ovviamente fa 30, e quindi scriveremo 30 e poi accanto 25. Infatti il risultato di 55 al quadrato fa 3025. Proviamo a farne un altro. 75 al quadrato. Prendiamo il 7 e lo moltiplichiamo per il numero successivo al 7, ovvero l'8. Questo numero fa 56 e dunque il risultato sarà 56,25, ovvero 5625. Faccio un ultimo esempio un po' più complicato per farvi vedere che si può applicare ovviamente anche a numeri a 3 cifre. Prendiamo dunque ad esempio 145 elevato al quadrato. Secondo questa logica dovremmo fare 14, perché dovremo prendere la decina, che sono 14 decine, e moltiplicarlo per 15, che è il numero successivo al 14. Questo numero, se avete visto il mio video su come moltiplicare i numeri tra 11 e 19 in maniera rapida, che vi lascio in alto a destra, dovreste dirmi istantaneamente che fa 210, e dunque mi scrivete 210. E lo andiamo ad innalzare, 210, e ovviamente gli avviciniamo il 25. Infatti se fate la calcolatrice 145 al quadrato, vi verrà 21.025. I più curiosi di voi si staranno chiedendo come fa a funzionare questa tecnica, perché è davvero molto bizzarra. Come fa semplicemente una moltiplicazione fra due numeri più 25 a dare il risultato corretto di un quadrato, di un numero che termina per 5? Beh, per arrivarci dobbiamo prendere un esempio qualunque e trovare la formula generale. Prendiamo ad esempio il 35 al quadrato, ripercorriamo i nostri passi e analizziamoli, ovvero noi cosa facciamo con 35 al quadrato? Andiamo a prendere la decina, 3, andiamo a moltiplicare per il numero successivo, ovvero 4, che fa 12, e lo andiamo a posizionare qui, e poi subito dopo ci posizioniamo il 25. E dunque questo 12, quando lo siamo andati a piazzare, in realtà è come se avessimo aggiunto non 12, ma 1200. Infatti possiamo riscriverci questo passaggio che abbiamo fatto, ovvero l'aggiungere il 1200 come 3 per 4, che fa 12, per 100, perché alla fine questo 12 per aggiungerlo qui è come se gli stessimo aggiungendo due zeri. E poi il secondo passaggio, molto banale, è semplicemente l'aggiungerci il 25. E quindi sappiamo che questa cosa è uguale a 35 per 35. Beh, adesso che abbiamo capito cosa abbiamo fatto, in realtà dobbiamo ricondurci alla formula più generale possibile.
E da questo scopriremo anche una cosa parecchio interessante che potremo applicare anche su altre cose. Innanzitutto questo 3x4% possiamo scrivercelo come 30 per 40, è esattamente equivalente. Il motivo per cui l'ho fatto vi sarà chiaro fra un attimo, perché quello che stiamo cercando di fare è di ricondurci appunto alla formula e dunque dobbiamo cercare di trovare le simmetrie fra i numeri e raggrupparli il più possibile in un'incognita, o anche più di una. Per esempio adesso abbiamo il 30 per 40, che possiamo scriverlo anche come 35 meno 5, ovvero il 30, che moltiplica 35 più 5, che sarebbe 40. Ho scritto esattamente la stessa cosa. 30 per 40 lo possiamo scrivere come 35 meno 5, ovvero 30, per 35 più 5, ovvero 40. Questo 25 lo possiamo scrivere come 5 al quadrato e poi sarà uguale a 35 per 35, che non tocchiamo. Adesso questi numeri che all'inizio sembravano così diversi li abbiamo scritti in una forma in cui ne abbiamo usati due semplicemente. Chiamando il 35x e il 5y possiamo impostare un'equazione le cui soluzioni sono i valori per cui vale la nostra formula che stiamo creando. E avremo una formula del tipo: ecco, adesso risolviamo questa equazione e vediamo quali sono le soluzioni. Beh, x meno y per x più y, chi ha studiato i prodotti notevoli saprà subito la risposta, però per non danneggiare chi poverino non l'ha ancora studiato, faremo la moltiplicazione tra i binomi in maniera standard, quindi x per x fa x al quadrato, x per y fa xy, i meno y per x fa meno xy e meno y per più y fa meno y al quadrato. Questi termini li cancelliamo già, poi tutto ciò più y al quadrato e tutto ciò è uguale a x al quadrato. Adesso possiamo notare che possiamo cancellare l'x quadro qui con l'x quadro all'altro membro. E dalla parte di sinistra abbiamo meno y alla seconda più y alla seconda che si cancellano entrambi e ci viene la famosa equazione 0 uguale a 0 che ci conferma che questa formula vale per ogni valore di x e per ogni valore di y, quindi questa formula qua vale sempre. Questa formula non solo ha dimostrato la matematica che c'è dietro il nostro ragionamento per trovare il risultato dei numeri che terminano per 5 elevati al quadrato, ma ci dà uno spunto per poter applicare questa formula in maniera più generale, e non solo appunto ai quadrati dei numeri che terminano per 5. Questo perché a destra abbiamo x per x, ovvero x al quadrato, e come detto prima, questa equazione è vera per qualsiasi x e qualsiasi y io scelga. E questo cosa significa? Che se ci viene chiesto di calcolare un numero al quadrato, x appunto, io so che qualunque esso sia, vale questa formula qui. Se io applico questa formula qui, qualunque sia la x e qualunque sia la y, so che questa formula qui è uguale ad x al quadrato. E la cosa comoda, appunto, è che la y ce la possiamo scegliere noi, e dunque possiamo scegliere una y tale per cui i calcoli ci vengono semplificati parecchio. Non mi dilungo oltre perché preferisco parlarne in un video dedicato. Ragazzi, io spero che questo video vi sia stato chiaro e utile. Se avete qualche domanda non esitate a farla nei commenti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.